Grande vittoria ragazzi, grande vittoria e vi dico il perché. Prima iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi questi video e molti altri su questo canale dedicato al calcio. Una vittoria, come dicevo, grande e molto importante perché sono queste le partite da vincere, quelle sporche, quelle un po' rognose, complicate che devi portare a casa se vuoi lottare per il campionato. Poi Max nella conferenza pre-partita l'aveva buttata come una delle 4 partite più importanti della stagione e ok, dal lato comunicativo è un altro discorso, però era una partita importante perché a Udine ultimamente, ma anche un po' storicamente, avevamo sempre faticato e c'erano saltate fuori delle partite roccambolesche, dei tonfi incredibili e via dicendo. E questa vittoria solida, e parliamo anche della prestazione tra poco, mi piace molto perché appunto vinci su un campo ostico in trasferta e con convinzione, perché i big match come quello che ci sarà contro il Napoli domenica prossima sarà sicuramente un gran test per capire come siamo messi e qual è il nostro livello, sperando al minimo anche che ci sia Leao tra i convocati. Però i big match, come dicevo, sono sempre partite a sé, può succedere qualunque cosa fra episodi a favore o sfavore, quindi vanno un po' per la loro e infatti i campionati si vincono con le piccole e medie squadre, si vincono in partite come queste. Non ho paura a parlare di scudetto io, perché il Milan intanto deve lottare ogni anno perché è il Milan, e poi perché la squadra è forte e competitiva per giocarsi il campionato, non sarà la più forte ma i criteri ci sono, e poi perché abbiamo solamente il campionato da fare se togliamo la Coppa Italia e la Supercoppa, questo lo dico da sempre, ma comunque teniamo i piedi per terra perché sì, è stato uno 0-3 convincente quello contro l'Udinese, però era comunque l'Udinese che ha giocato in una maniera particolare con Runjaic che ha provato qualche esperimento, non è che l'Udinese sia al nostro livello, però comunque qualche elemento ce l'ha e noi non dobbiamo avere paura di queste squadre, però come dicevo vincere queste partite, questo tipo di partite è fondamentale. 1-0-3 convincente, ma c'è anche una buonissima prestazione dei ragazzi, con anche l'elogio di Lele Adani verso Max Allegri, che sappiamo non essere stato un suo grande estimatore, però ascoltiamo le sue parole. Ragazzi, Padre Tempo sta operando in silenzio, ma sta operando. Siate sinceri, da quant'è che dico che il progetto tecnico d'Allegri sarebbe stato un progetto idealmente vincente nei concetti, almeno da metà luglio, dal giorno in cui è stato ingaggiato. E perché? Perché ho sempre creduto e ho aspettato, ho sperato e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera. Un calcio di proposta, un calcio di pressione, un calcio di dominio, un calcio attrattivo, un calcio che proprio per questo rivela il merito. Ragazzi, sul merito non c'è conflitto, sul gioco siamo tutti d'accordo, sull'attrattiva della proposta tecnica tutti ci leghiamo, tutti ci divertiamo e tutti constatiamo che chi è in panchina sceglie in maniera vincente, con protagonismo. Allora, che un gol venga fatto con recupero in palla alta, che un gol venga fatto con proposta tecnica e accompagnamento di tanti uomini, che le azioni possono svolgersi a destra con Saelemaekers imprevedibile, a sinistra con questa alternanza tra Modric che nel dominio innesca Rabiot, con Pulisic che lega il gioco e che Stupinian prende la fascia. Ok? Con i 3 difensori coi piedi sulla linea da metacampo che a turno accompagnano tutti, perché tutti hanno proposto e tutti hanno creato superiorità numerica, con Fofana a proteggere Modric, a governare con fisico, con muscoli, con struttura e con equilibrio. Vengono i gol, viene il gioco e viene fuori lo spettacolo. Io ci ho creduto dal primo giorno, ma di 5 anni fa ho aspettato e adesso, giustamente, chi sono i primi a essere contenti? I tifosi della squadra allenata da Allegri e soprattutto gli sportivi che amano il calcio, lo rispettano e da sempre con libertà e obiettività hanno combattuto chi voleva far passare per buono un messaggio non buono. Vince il gioco, vince il calcio e ripeto, nel merito non c'è conflitto, ma c'è unione. Viva il football!
Io sono uno che apprezza sempre Lelia Dani quando parla, perché secondo me è uno che ne capisce, ha una grande capacità comunicativa e infatti secondo me lui proprio a livello di come si esprime a parlare proprio è il migliore in Italia. Poi le sue opinioni possono piacere o no, che possa essere un meme quando vuole fare dell'hype, ma comunque io mi trovo molto d'accordo sulle cose che dice, anche se io sono per il risultato e non per il gioco, però comunque nonostante questo dobbiamo tenere i piedi per terra perché eravamo contro l'Udinese, però comunque ho visto una squadra organizzata e messa bene in campo. Criticavo un po' il fatto di usare il 3-5-2 come modulo perché forse è meglio giocare a 3 davanti per gli interpreti che hai, soprattutto con Leao, e infatti vediamo in che modo lo sfrutterà Allegri nei due davanti, però con questo modulo, che poi è sempre stato lo storico di Max, occupi molto bene il campo con la linea 5 a centrocampo, che diciamolo, il nostro centrocampo con Modric, Rabiot e uno tra Loftus-Cheek, Fofana, Ricci e Yashari è uno dei più forti in Europa e non è una bestemmia dirlo, il Milan ha un grande centrocampo e quindi occupi molto bene il campo, sei organizzato e soprattutto non prendi gol. Io sono veramente contento di questa cosa dopo tutte le imbarcate che prendevamo gli scorsi anni. È come se fosse una boccata d'aria fresca. Si vede che c'è la mano di Max con una difesa che ragazzi è tutt'altro che forte, è mediocre, però con questa buona organizzazione il Milan sa anche difendersi, sono più tranquilli e anche attenti sulle situazioni, anche se l'Udinese sul finale qualche volta è arrivato al tiro non impensierendo Terracciano e infatti Max anche dalla tribuna era bello incazzato perché lui è proprio uno di quelli che non vuole prendere gol così come me. Tra un po' si fa espellere anche dalla tribuna volendo, però comunque è un Milan che comunque crea anche, cioè esce molto bene dalla difesa, riparte e crea molte palle gol anche sullo 0-3. Ogni tanto c'è qualche errore tecnico, tipo i passaggi di 2 metri sono un po' di troppo, ma anche l'Udinese ieri ha sbagliato molti palloni dal livello tecnico con noi che recuperavamo. Speriamo non sia una rondine che faccia primavera, perché dato che comunque eravamo contro l'Udinese, appena incontri una squadra tipo il Bologna, come abbiamo visto, crei un po' meno, però l'importante è vincere e soprattutto non prendere gol. Per me, come dicevo, non subire gol è come una boccata d'aria fresca, perché è la cosa principale. Poi segnare è la cosa che viene dopo, però è il modo di giocare del Milan, la sua organizzazione, che mi rende molto contento e quindi ora bisogna continuare su questo trend. Questo Luka Modric, ragazzi, non ha sempre più senso, cioè fa sembrare gli avversari dei giocatori di Serie C con la sua classe a 40 anni, è nettamente troppo più superiore, non ha senso ed è un vero spettacolo vederlo in campo perché vede sempre la giocata dei secondi prima, poi con l'esterno, vabbè ragazzi, lui gioca solamente con l'esterno, una poesia incredibile, ve l'avevo detto anche contro la Cremonese quando ero andato a vederlo dal vivo, cioè una roba allucinante e non solo vede prima la giocata ma anche il posizionamento e cosa fare, non a caso appunto è uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio. Chris Pulisic è uno dei perni di questo Milan, se si diceva che col 3-5-2 sarebbe stato un po' più in ombra fuori dal gioco di Allegri perché non giocava esterno che è il suo ruolo normale, potrebbe anche essere vero, però è comunque centrale nella squadra e si vede perché anche lui quando prende la palla è sempre pericoloso e la giocata la trova sempre ed è stato martoriato di falli soprattutto all'inizio, l'hanno proprio picchiato quelli dell'Udinese che hanno fatto un botto di falli ed è anche un grande leader quando va a consolare Jimenez sulla palla sbagliata prima di uscire, quindi Chris Pulisic è una certezza e su questo non ci sono mai stati dubbi. Parliamo del Bebote, allora sappiamo che tecnicamente non è un granché, però la sua testa, cioè si vede che non è ancora al top e tutte le voci che ci sono state l'hanno un po' destabilizzato. Se avesse avuto una situazione normale quel gol l'avrebbe fatto o magari comunque avrebbe fatto appena meglio, avrebbe imbucato Sava, sicuramente incrociarla non era facile, poteva magari metterla sul suo palo, però in condizione sta entrando ma di testa deve ancora mettersi a posto, quindi forza che lo aspettiamo che i gol arriveranno. Io guido questo carro perché Jimenez i colpi li ha, non ce li ha avuti invece Nkunku che dopo essere entrato bene con il Bologna qui non entra bene ed è stato anche poco attento in certe situazioni dove poteva essere più lucido. Non ci sono grandi discorsi da fare anche per Aden e Rabiot, cioè lui sappiamo che è un grande giocatore, che sicuramente è stato un grande acquisto nonostante a centrocampo eravamo già messi bene di per sé, però uno come lui, che ti corre ovunque, che è un incontrista, che recupera molti palloni e ha anche i colpi
per segnare o fare assist, oltre ad essere un pupillo di Allegri, è fondamentale. E adesso a centrocampo diventa importante la scelta sulla mezzala di destra, perché Modric al momento è intoccabile e non mi aspettavo che facesse sempre 80-90 minuti, quindi andiamo avanti con il tempo a vedere se continuerà a giocare tutti questi minuti. Vabbè, ma comunque volendo c'è Ricci che è anche un altro grande giocatore in mediano, magari anche facendo la mezzala, quindi Modric, Rabiot, e l'altra mezzala è una tra Loftus, Fofana, Yashari, poi anche Ricci come dicevo, volendo. Quindi però forse da un lato due mezze ali incontriste è un po' controproducente, magari ti sbilanci un po' troppo, quindi una soluzione come Fofana che tiene lì, sta lì, che non è uno che spinge molto ma che volendo in area ci va, è quasi ottimale come soluzione, perché lui pulisce, recupera e mantiene lì, rimane lì sulla sua posizione. Quindi un Fofana dall'inizio e un Loftus subentrante è un'opzione molto interessante. Poi vediamo anche Yashari come verrà gestito quando tornerà. Passiamo alle pagelle di Udinese-Milan con un 6 a Terracciano perché non è mai stato impegnato seriamente, poi do un 6,5 a tutta la triade difensiva Gabbia, Tomori e Pavlovic, con il primo da capitano che riesce ad anticipare e tenere bene Davis e Iker Bravo. Tomori annulla un'atta che era un po' atipico sulla sinistra partendo dal centro, infatti è un esperimento che non ha funzionato per Junaic perché comunque lui è una mezzala un po' più trequartista, e anche Pavlovic è bene perché rimane concentrato e non sbaglia. 6,5 a Pervis e Stupignan che sta entrando in condizione, sta facendo vedere cosa sa fare e il giocatore più o meno è questo, sa spingere sulla fascia e mettere dei cross invitanti, mentre in fase difensiva c'è da migliorare così come i suoi piedi perché tecnicamente non è un granché, però partita solida. 6,5 anche ad Alexis Saelemaekers che è sempre più un punto di riferimento per questa squadra, per il suo milanismo e per la grande voglia e personalità. 2 anni di prestito gli hanno fatto bene, 1 per giocare, 2 per prendere fiducia e 3 per staccarsi un attimo da Milanello perché non era ancora pronto per giocare a quei livelli e ora è tornato dopo 2 grandi anni di prestazioni e si può considerare non sicuramente un fenomeno ma un giocatore affidabile al 100%. 7 a Youssef Fofana con il primo gol in campionato e svolge il suo ruolo classico di copertura e di recupero palloni. 7 anche a Modric perché ragazzi non ha sempre più senso, come dicevamo prima, classe, qualità e visione, con anche la standing ovation a uscire, non vedo l'ora di farla anch'io dal vivo presto a San Siro. 6,5 a Rabiot per l'assist e per la grande partita di sostanza e fatta di chilometri e di recupero palloni. 8 a Christian Pulisic, l'MVP della partita con una doppietta e il suo essere leader di questa squadra. Non sono sufficienti per me sia Jimenez, cui do un 5,5 per quanto detto prima, e anche Nkunku 5,5 anche lui perché non è entrato benissimo. Un 6 più a Loftus-Cheek che sulla fascia quando aveva l'occasione spingeva e metteva dentro dei palloni dove si è fatto subito anche vedere con un bel colpo di testa, e un 6 agli altri 3 subentrati Ricci, Atekame e De Winter. 7 a Landucci e Allegri invece che hanno preparato bene la partita e consolidano ancora questa fase difensiva. Una vittoria dunque importante ragazzi, ma teniamo i piedi per terra perché c'è ancora tanto da fare, siamo ancora all'inizio e quindi calma, però è una vittoria molto convincente. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche perché noi ci vediamo presto, prossimamente comunque, per il prossimo dopo partita che sarà quello di Milan-Lecce in programma martedì per la Coppa Italia, e questo dopo partita al prossimo uscirà mercoledì prossimo. Ci vediamo quindi lì al prossimo video. Ciao!